Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di libri, che è sempre un argomento molto amato, e non sarò sola. Oggi, infatti, come vedete, sono con Nicoletta. Ciao! Ciao Ciao Nicoletta. Lucrezia, grazie Com- mille per l'invito, sono molto molto contenta. In realtà non abbiamo pianificato quanto durerà questa chiacchierata, in base a come parlo io e quanto parlo di libri, potrebbe durare fino all'infinito, però cercheremo di contenerla. Esattamente. Grazie a te per aver accettato il mio invito e ti invito adesso a presentarti e a parlare di quello che fai. Sì, allora io mi chiamo Nicoletta e in realtà nella vita offline sono un'ingegnera, mentre nella vita online sono una content creator e parlo di libri. Ho una pagina su Instagram che si chiama Impaginarte, in cui appunto condivido tante curiosità, tanti aneddoti legati al mondo dei libri. Non è una pagina vera e propria di Bookstagram, quindi non do semplicemente o solamente consigli di lettura, ma è più che altro per scoprire tutto questo mondo, quindi non so, curiosità sugli scrittori, luoghi da visitare a tema libri, e ultimamente, dato che vivo all'estero da 2 anni, 2 anni e mezzo, mi sono anche appassionata molto di più al tema delle lingue, delle parole, quindi delle espressioni idiomatiche. Insomma, diciamo che è un piccolo angolo di creatività che mi ritaglio, dato che nella vita di tutti i giorni, facendo l'ingegnere, è un po' complicato applicare la creatività. Volevo raccontare brevemente come siamo entrate in contatto. Galeotta fu Innsbruck. Chi segue il mio canale sa che qualche settimana fa sono stata a Innsbruck per la settimana della lingua italiana nel mondo e poco prima di ripartire per Roma ho letto il messaggio di Nicoletta su Instagram che mi invitava al suo aperitivo letterario. Purtroppo non è stato possibile andare, magari per il futuro, chi lo sa, la prossima volta. Però questo mi porta a parlare di questo evento molto interessante, secondo me, molto, molto carino, che è appunto l'aperitivo letterario che tu, Nicoletta, organizzi a Innsbruck. E volevo chiederti se puoi parlarcene un pochino più nel dettaglio. Certo, allora diciamo che l'idea è nata un po' dal concetto che ho spiegato prima, cioè dal fatto di vivere all'estero e di sentire di aver un po' perso il legame con l'italiano, con gli italiani, eccetera. E soprattutto perché grazie alla mia pagina Instagram, quando ero in Italia, perché prima vivevo a Milano, quindi una grande città con tantissimi eventi, avevo l'occasione di partecipare, non so, a delle presentazioni di libri o a qualche evento culturale che riguardasse un po' il mondo dei libri. Qui a Innsbruck, che è una città in cui il focus principale delle persone è lo sport, e in particolare lo sport di montagna, sentivo un po' questa mancanza dell'elemento culturale, dell'elemento, diciamo, legato più all'arte. E quindi mi sono detta, perché non provo a organizzare io qualcosa? Ovviamente non avevo nessuna rete di contatti, non conoscevo associazioni, quindi ho iniziato proprio cercando di trovare qualcuno che potesse darmi una mano, almeno a farmi conoscere, e ho trovato l'Istituto Dante Alighieri, che è un istituto che in realtà esiste in tantissime città nel mondo, un istituto dove si insegna l'italiano agli studenti, e loro mi hanno detto sì, possiamo darti una mano, puoi ospitare i tuoi eventi nella nostra scuola. E quindi ho deciso di iniziare con l'evento più semplice possibile, ovvero non un book club, quindi non un evento in cui ognuno è obbligato a leggere un libro, ma un appuntamento in cui ciascuno porta un libro a propria scelta, quindi il tuo libro preferito, un libro che hai letto recentemente, un libro che ti ha particolarmente emozionato. Ci riuniamo tutti assieme e chiacchieriamo, insomma, dei libri che abbiamo scelto. Quindi è nato così un po' per gioco e adesso devo dire che si è formato un piccolo gruppetto di assidui
che quindi ogni mese, perché cerco di realizzare l'evento a cadenza mensile, ogni mese vengono e facciamo tante chiacchiere, tante risate, insomma, è un bel momento. Di solito chi partecipa a questi eventi? Allora, in realtà il pubblico è abbastanza misto, sia dal punto di vista dell'età, sia dal punto di vista sorprendentemente della nazionalità, perché io l'ho pensato come evento per creare una community italiana di lettori qui a Innsbruck, quindi mi aspettavo principalmente persone italiane. Ma in realtà anche all'inizio ho detto magari lo propongo come evento bilingue, non ha poi funzionato benissimo, ma comunque ci sono sia italiani all'estero, quindi persone come me trasferitesi qui in Austria, ma anche dei local, quindi degli austriaci che imparano o hanno imparato nel passato l'italiano, anche persone, c'è una ragazza spagnola, una ragazza di un paese dell'Europa dell'Est, adesso non ricordo quale, però è bello e per me è ancora più bello quando viene qualcuno che non è madrelingua, perché comunque si vede lo sforzo di esercitare, di praticare la lingua insieme parlando di libri, che non è scontato. No, esatto, non è scontato e non è neanche facilissimo, perché No. comunque richiede una conoscenza di vocabolario un po' estesa, no? Visto che si chiama aperitivo letterario, si mangia, si beve. Allora, in realtà il nome che io ho dato a questo evento è Books and Talks, quindi Ok. libri e chiacchiere, ma poiché l'ultima volta, ad esempio, l'ho fatto in un bar, pub, ristorante, ho deciso di chiamarlo esplicitamente aperitivo letterario, perché spesso succede che quando lo organizziamo alla sede della Dante o comunque in luoghi, in una libreria, in luoghi dove non si mangia, l'evento dovrebbe durare, non lo so, un'ora e mezza, 2 ore, ne dura due e mezza, tre e tutti muoiono di fame. Quindi ho detto forse è meglio farlo come vero e proprio aperitivo letterario e quindi farlo anche in un posto dove si possa bere qualcosa o mangiare qualcosa. Quindi dipende un po' dai vari appuntamenti dove lo facciamo e se si mangia. Eh sì, perché comunque il nome aperitivo letterario suona molto bene, no? Sì, Diciamo che un buon bicchiere di vino concilia la conversazione, no? Quindi perché no? sono perfettamente d'accordo. E visto che ci siamo, diamo i prossimi appuntamenti dell'aperitivo letterario, sia di persona che questa volta Questa volta virtuale. abbiamo un appuntamento speciale. Allora, il prossimo aperitivo letterario in presenza qui a Innsbruck sarà martedì 18 novembre. Sarà alla sede della Dante Alighieri e sarà lì e sarà in realtà un appuntamento con un tema speciale perché sarà la settimana della cucina italiana. E quindi l'appuntamento sarà il rapporto tra letteratura e cibo. Quindi invito chiunque voglia venire a portare con sé un libro legato in qualche modo al cibo. Mentre ci sarà un appuntamento online il mercoledì, quindi mercoledì 19 alle 19, così è semplicissimo da ricordare, Solo un un numero. ape- esatto, un aperitivo letterario online con Lucrezia. Che bello, Ci non vedo l'ora. vedremo, ci vedremo su Instagram, l'appuntamento sarà appunto una diretta Instagram e abbiamo pensato ovviamente non di fare un monologo, ma di far partecipare anche voi. Quindi chiunque voglia deve un attimo prepararsi, nel senso che deve scegliere un libro del quale vuole raccontarci qualcosa e potrete entrare in diretta con noi, e così estenderemo questa chiacchierata anche a chi non è fisicamente a Innsbruck. Bene, allora, veniamo al sodo. Consigli di lettura per studenti di lingua italiana. Che cosa ci consigli quest'oggi, Nicoletta? Allora, questo è un tema un po' difficilotto, perché? Perché ovviamente leggere in una lingua che non è la tua non è mai semplice e lo so perché io sto iniziando a leggere in francese, quindi capisco le difficoltà di tutti coloro che si imbarcano in questa avventura. Io innanzitutto ho un po' di consigli su cosa scegliere, quindi non il titolo preciso, ma le caratteristiche. Mhm. Innanzitutto consiglio un libro breve.
breve perché se è complicato, se facciamo tanta fatica, non proviamo troppa frustrazione e vedendo, diciamo, la dimensione del libro possiamo tirare un sospiro di sollievo e dire ce la faremo, perché ovviamente leggere in lingua, come dicevo, ha tante difficoltà, quindi non lo neghiamo. Il secondo è di prediligere dei romanzi, quindi delle storie piuttosto che dei saggi, perché comunque un saggio può avere un linguaggio tecnico più complesso o diciamo scorre molto più lentamente, ti prende anche di meno, quindi preferire dei romanzi e romanzi con uno o massimo due punti di vista, quindi in cui non ci siano troppi cambi di personaggi o anche troppi livelli temporali, insomma una storia che sia abbastanza lineare, perché ovviamente più la storia è lineare, più ci risulta semplice leggere in lingua, più siamo motivati nel farlo, altrimenti ci passa la voglia. Consiglio molto banale, non vi servo io per dirvelo, è il celeberrimo Piccolo Principe. Lo consiglio perché è un libro che è adatto a tutte le età e perché di solito si trova la versione anche in bilingue, quindi potete sceglierlo in italiano e come altra lingua nella vostra lingua, in modo tale che sia, diciamo, di facile lettura e soprattutto il Piccolo Principe dipende anche un po' da come lo leggi, quanto diventa complicata la lettura. Per rimanere però in Italia, quindi consigliarvi un autore italiano, ho scelto Novecento di Alessandro Baricco. Questo in realtà è la versione monologo e guardate, cioè, è più sottile del mio dito, cioè è veramente un mini 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 racconto. Il fatto che sia un testo teatrale, quindi un monologo, non deve spaventarvi, perché in realtà è una storia che fila liscissima, è una storia bellissima che vi farà emozionare e c'è anche un film meraviglioso tratto dal monologo e anche dal testo poi più esteso di Baricco, quindi se volete rimanere in Italia e leggere un autore italiano, vi consiglio Baricco. Esatto, Ehm, stavo proprio per dire che si può accompagnare la lettura con la visione del film che si intitola, se non sbaglio, La leggenda del pianista sull'oceano. esatto. Il secondo è un autore invece, diciamo, molto, molto giovane, contemporaneo, che forse non è conosciutissimo. Si chiama Matteo Bussola. Mhm. Lui in realtà è anche un disegnatore e il libro che ho scelto è Notti in bianco, baci a colazione. Questo è un libro che ho portato anche a uno degli appuntamenti dell'aperitivo letterario e l'ho scelto perché è la storia di un papà che ha tre bambine e che racconta semplicemente la sua quotidianità. Quindi è ottimo per imparare un lessico che è utile veramente nella vita di tutti i giorni. È veramente, diciamo, uno spaccato sulla vita quotidiana di un papà trentenne, quarantenne, e quindi vi farà sia entrare all'interno di un linguaggio e di un lessico che può essere utile, è forse il più utile per chi impara una lingua straniera, e anche vi farà ridere e sorridere perché è un libro molto, diciamo, leggero anche se profondo, ma molto, molto divertente. E l'ha letto anche il mio ragazzo che non è italiano, quindi Mhm. forse anche questa può essere una... Ok, l'ha letto L'ha in letta senza italiano. problemi. Sì, 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 Ok, perché lui sta imparando. sì, Ecco, sì, quindi sì, questa è sì. una testimonianza diretta. Esatto. Allora, diciamo, facciamo tre, anche se vi ho Vai, già consigliato il sì. Piccolo Principe, però facciamo tre fisici e poi ci stoppiamo perché io ne avrei almeno 333. Vi consiglio un libro che in realtà io ho letto in francese, del Mhm. quale ho la versione francese, ma questo appunto testimonia come quanto sia semplice leggerlo in una lingua straniera, che è La Treccia di Letizia Colombani. Anche qui c'è un film molto bello, tratto dal libro. Il libro racconta tre storie di tre donne ambientate in tre paesi diversi, una in Italia, una in Canada e una in India. Sono tre storie di donne con vite completamente diverse, obiettivi e sogni completamente diversi, ma che in qualche modo, come una treccia, si intrecceranno. Questo, tra quelli che vi ho consigliato, è forse quello che più vi invoglia a non smettere di leggere,
anche questo molto emozionante, ed è una storia che veramente, anzi tre storie che vi rimarranno nel cuore, quindi anche questa è una scoperta che ho fatto di recente e che vi consiglio veramente al 100%. E il romanzo originale è in italiano? No, il romanzo originale è in Ah, è francese, in l'autrice francese, si ok. chiama Letizia Colombani, probabilmente avrà origini italiane Ok, dato ok. il cognome, ma si trova tranquillamente in italiano. Io l'ho regalato a mia madre, che ha molto Mhm. apprezzato. E le tre storie sono amalgamate all'interno di un romanzo, quindi non sono tre racconti singoli. Sono in realtà tre racconti singoli e solo alla fine si scoprirà come sono legati, ma alla fine Ok. intendo proprio nell'ultimo capitolo. Ho capito. Bene, mi hai incuriosito molto, infatti mi sono appuntata a questo titolo e appena chiudiamo la nostra chiacchierata andrò a cercarlo. E che altro dire? Io ti ringrazio tantissimo Grazie a te. per aver trovato il tempo di chiacchierare con me questa mattina. Vi aspettiamo tutti all'aperitivo letterario virtuale mercoledì Esatto. 19. Quindi troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno nella descrizione del video qui sotto. Grazie ancora tantissimo Nicoletta, ti auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao! Ciao.